Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, buonasera. Dalla radio dovevano essere le pagelle allo stadio, ma insomma allo stadio si congelava e quindi pagelle in altro ambiente, ma direttamente a poche ore dalla fine della partita, attendendo quello che sarà il risultato di questa sera dell'Inter. Vado subito alle pagelle, se volete potete commentarle qua sotto, se volete potete mettere like, iscrivervi al canale, insomma ampia libertà per tutti quello che volete fare del video e soprattutto, essendo le pagelle, quindi molto personali, se volete commentarle e mettere i vostri voti invece qui sotto nei commenti, potete farlo. Parto subito con Mike Maignan, così mi metto là, qui nell'angolino. Gli ho dato 7 perché per l'ennesima volta ci ha tenuto ancora in piedi, non che oggi insomma servisse magari troppo, però comunque sopra 2-0 all'ora di gioco, magari col panico il gol lo mette dentro e rischi di dover giocare l'ultima mezz'ora con un po' di fiato corto. E invece, ancora una volta, passiamo dei momenti migliori, momenti più felici, proprio perché c'è il buon Mike Maignan in porta, che anche oggi ha messo le sue manone sulla vittoria. C'è un senza voto che è Tommaso Povega, lo tra virgolette "uso", scusate il termine per parlare della questione infortuni, l'ennesimo infortunio, così come quello di Okafor, così come quello di Musa nella giornata di ieri, dell'altro ieri, insomma 3 punti, 3 infortuni. Siamo arrivati quasi a quota 30 in stagione, ormai le parole credo che siano arrivate a 0. La rabbia, tra virgolette, più pure, siamo ormai entrati in una fase di quasi di rassegnazione, non so nemmeno come dire, di ciò che ci riguarda gli infortuni, un problema che abbiamo cercato di evidenziare 2 anni fa, 1 anno fa e all'inizio di quest'anno. Purtroppo troppe volte si è girati dall'altra parte, troppa polvere è stata messa sotto il tappeto e alla fine il conto è arrivato, salatissimo quest'anno, perché sono 2 mesi e mezzo di emergenza infortuni continua e costante e non si riesce a vedere la fine. In tutto ciò non ci sarà nemmeno la possibilità di ricaricare le pile perché non c'è la sosta di Natale. Non so, ormai credo che ci siano rimaste le preghiere, perché tanto oltre alle parole dove si dice stiamo cercando di capire, miglioreremo, lavoreremo, eccetera, ma dopo 2 mesi e mezzo siamo a punte a capo, non so che altro dire. Ho finito onestamente le parole su questo. Simon Kier prende 6,5 perché non era facile dopo quasi 2 mesi di inattività tornare al centro della difesa e guidare bene il reparto. Ha giocato una buonissima partita, non ha concesso praticamente niente. È ovvio che gran parte anche di quella difesa 3 che abbiamo organizzato per questa partita è anche figlia del fatto che Simon non aveva granché, tra l'altro è uscito pure dopo una settantina di minuti e quindi comunque buona partita di Simon Kier, prende 6,5. Ve lo dico già, è una sorta di voto comune a quasi tanti, quasi tutti anzi, dei giocatori del Milan. 6,5 anche per il Fikayo Tomori, altra buona partita di Flick, altra gran partita di questa sua stagione, non ha concesso anche lui praticamente nulla. Flick, stesso discorso che ho fatto poco fa, non ci restano che le preghiere, continuare a sperare che stia bene. Partiamo poi con questa sorta di centrocampo che all'inizio era costruito in maniera diversa, poi soprattutto dopo l'ingresso di Simic è diventata un vero e proprio 3-4-3 vero e proprio. Comunque, Teo prende 6,5. Buona partita, niente di eccezionalmente luccicante, ma non ci sono stati errori, se non credo una volta dove si è fatto portare via la palla da Colpani, ma per il resto partita solida di Teo, che è un altro di quelli che gioca praticamente sempre da 4 anni a questa parte. Alto 6,5 per Florenzi, perché tra l'altro inizialmente usato come arma tattica, cioè praticamente questa sorta di finto mediano che doveva aiutare Tijani Renders in costruzione. Poi è andato a fare il classico quarto del centrocampo a 4 del 3-4-3, ha avuto il merito di andare a concludere molto bene su quella conclusione che poi De Gregorio ha smanacciato in angolo e sull'angolo è arrivato il gol. Insomma, ci stiamo affidando tanto a Florenzi in questo periodo della stagione e direi che sta rispondendo praticamente sempre presente, quindi bravo lui
è un altro bel 6 e mezzo di questa stagione. Il migliore in campo per me, ovvero Tijani Reinders, che ha il merito di sbloccarla, ha il merito di giocare praticamente quasi mezz'ora di calcio, senza un reale compagno vicino, soprattutto in fase di interdizione. Ha praticamente giocato da solo lì in mezzo fin quando poi è arrivato a dargli una mano Loftus-Cheek, però all'inizio di partita filtro poco e quel poco che ha fatto l'ha fatto lui. Molto bene anche nel resto della gara quando ha saputo costruire qualcosa di importante, soprattutto per l'occasione del terzo gol. È da lui che parte poi l'azione che arriverà alla palla per Giroud con l'assist a Okafor. Mi sembra un attimino in ripresa, anche moralmente mi sembra un po' in ripresa, dopo aver fatto un mesetto dal punto di vista caratteriale un po' difficile. Adesso mi sembra anche un po' più corroborato dalle recenti prestazioni. L'unica piccola insufficienza di giornata l'ho data a Loftus-Cheek, che mi sembra sempre stia giocando arrivando alla terza marcia, neanche alla quarta. Sembra sempre un po' ridotto i suoi giri del motore, forse anche per non rischiare troppo. Un po' anche in confusione tattica nella prima mezz'ora, quando era una sorta di trequartista ibrido barra mezzala destra barra interno barra tante cose, che alla fine non era niente e tutto. Molto meglio quando è andato scusate, di fianco a Tijani Reinders. In sostanza, in realtà, però, una prestazione abbastanza incolore, un po' figlia del periodo, questo sì, da un mese e mezzo, un mese, quantomeno a questa parte, non sta dando grandi prestazioni Loftus. 7 meno per Pulisic, che mi è piaciuto particolarmente. Continua a essere una bella arma, Christian Pulisic, che tra l'altro aveva fatto praticamente mezzo gol con quel grandissimo interno mancino a giro che va a baciare la traversa e a quasi insaccarsi poi di conseguenza. Un'altra partita solida, non grandi svolazzi, né magari grandissime opportunità da rete, però cioè, si sente anche quando magari non fa gol o assist, come magari è successo a Newcastle, si sente tanto l'apporto di Christian Pulisic. Mi è piaciuto proprio come giocatore, qualcuno che sa interpretare bene le regole del gioco per poter arrivare alla vittoria. Un giocatore di testa, ragionante, pensante. 6 più per Olivier Giroud, che è dovuto soprattutto all'assist, un paio di girate sopra la traversa, uno di piede e uno di testa. Per il resto un po' fatica Olivier, soprattutto dal punto di vista fisico. Però detto ciò, a Newcastle e oggi ha messo in porta 2 volte l'uomo solo e soltanto quasi da spingere in porta, comunque in una situazione d'area di rigore molto facilmente tramutabile in gol. 2 grandi assist anche qui da giocatore, da uno che sa realmente giocare a questo gioco e pensa in campo, non fa le cose di istinto. E sia Newcastle con quel bel piattone per Pulisic, che oggi con quella grande apertura per Okafor, la sua sufficienza la porta a casa. È ovvio che la prestazione a 360 gradi non è di quelle scintillanti, ecco. Così come Rafael Leao, che ha fatto un po' fatica. Stesso discorso per Loftus, mi sembra che anche Rafa sia arrivato a metter la terza oggi, non di più, e che sia arrivato anche un po' così, guardando se stesso, guardandosi un po' dentro, cercando di non rischiare un po' troppo. In tutto ciò, stesso discorso che invece ho fatto per Olivier, ha fatto assist per Giancarlo Simic, quindi la sua sufficienza piena la porta a casa. Ovviamente voto migliore di giornata va a Giancarlo Simic, che era all'esordio, 18 anni, giovane ragazzo della nostra primavera, che merita una giornata del genere, perché è un giocatore magari non prontissimo ad un palcoscenico importante come potrebbe essere la Serie A costantemente, ma se c'è bisogno ci si può fare affidamento. Un ragazzo serio, anche in primavera, uno di quelli sempre più concentrati, uno di quelli già
con un piede e mezzo verso i professionisti, l'abbiamo visto anche oggi. È entrato, ha giocato bene, pulito, ordinato, sempre molto concentrato, difensivamente non ha concesso praticamente niente e poi esordire a San Siro con un gol da rapace quasi dell'area di rigore non è da tutti, e quindi se l'è meritato proprio Lotto. 6,5 Okafor per il gol, per un'altra buona accelerazione e poi un altro infortunio. E poi un altro infortunio per Noah, speriamo niente di grave, spero non sia niente di grave, perché abbiam visto che quanto ci può dare una mano Noah anche dalla panchina, così come era stato per l'azione che ha portato al 2-1, quella che spezza il raddoppio e poi porta al gol di Chukwueze a Newcastle, così oggi chiude la partita sul 3-0. Ma la rosa è più profonda e lo sappiamo. Sarebbe bello averla, la rosa profonda. Gli altri subentrati, Bennacer prende 6, così come Bartesaghi, Chukwueze e stop, non ci sono grandissimi commenti da fare. 6,5 per Pioli, avrei dato anche 7 al mister. Perché comunque nell'emergenza che è lui che sta creando col suo staff, è comunque riuscito a venirne fuori con una difesa a 3, che ha dato una sicurezza maggiore magari a Simon Kier, che ha dato comunque una sicurezza alla squadra, visto che praticamente non ha subito che un tiro in porta, quello di Colpani all'ora di gioco. Davanti siamo stati pericolosi. Il mezzo voto in meno è perché 3 infortunati in 2 giorni è una tassa che non si può pagare, non si può più pagare. Non si può davvero più pagare, è una tassa che alla fine presenta sempre il conto e lo presenterà sempre, così come abbiamo visto nel recente passato. Si può giocare sull'emergenza, si può vincere una partita, 2, 3 magari, ma poi l'emergenza paga, ti fa pagare punti e imprestazioni. Io sono arrivato in chiusura, se volete mettete like a questo video oppure ci ritroviamo domani dalle 7 con l'editoriale, dalle 10 con Mattino Milan e poi via via tutti gli appuntamenti in chiusura con la lavagna tattica delle 19. Grazie a tutti, buona serata e a domani.